Cari amici, buongiorno e bentornati al terzo appuntamento con Surfcasting Academy 2024. Spiaggia meravigliosa, condizioni meteorologiche, si vede cielo limpido terso, in questo momento una leggera brezza da nord-est che poi si trasformerà però in scirocco secondo le previsioni. Il mare sotto continua ad avere un certo moto ondoso, l'acqua è leggermente torbida, le condizioni ci sono, ci facciamo una lunga salita di marea, siamo proprio al culmine di bassa, arriveremo fino in alta marea. Batteria di canne, oggi tiro fuori tutto. 2 canne per andare lontano, 2 canne per pescare a distanza media o ravvicinata. Oggi si usano le armi pesanti per cercare di sbloccare una situazione non facile. Vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Esche ce n'è quante ne vogliamo, insomma ci sono tutti gli ingredienti per provare a fare una grande pescata. Vediamo se poi tale sarà. Situazione di pesca, canne fuori alla massima distanza, almeno 2 dei 2 pezzi. Oggi parleremo tra scelta 2 pezzi, 3 pezzi e i range di lancio che possiamo scegliere in funzione delle situazioni. Situazione di pesca, dicevo, nell'onda qua sotto abbiamo visto, anzi non li ho visti io, li ho visti Jonathan che è dietro la telecamera, un filare enorme di cefali e evidentemente sono in riproduzione quel periodo in cui si raggruppano. Comunque, per non saperne leggere né scrivere, come si dice, questa canna qua è stata lanciata con un pop-up col codino, innescato col codino, col saltarello, lì dove sono passati. Decidessero di dargli una occhiata, noi siamo molto ben disponibili. Le altre 2 canne sono fuori al massimo dalla distanza che riesco a raggiungere, una terza canna a distanza intermedia, short sotto, pop-up sopra, perché dovrebbe iniziare la stagione delle lecce stella. Siamo alla fine del mese di aprile, sono gli ultimi giorni in cui tecnicamente dovremmo poter pescare dalle spiagge con queste assurde ordinanze che ci impediscono di praticare su 9000 km di costa il nostro hobby, ma ne parleremo magari in altre sedi. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dei travi, parliamo della scelta tra short, long o doppio short, parliamo di canne a 2 pezzi e a 3 pezzi. Nel frattempo speriamo che là fuori si diano da fare per renderci la giornata più piacevole. Hydrogen Orizzonte 2 pezzi, una canna che lancia lontano, una canna che serve per fare distanza, una canna che ci aiuta a prendere un pesce come è successo adesso. Che cosa? Un bellissimo sparlotto. Oh, questa è una novità. Bellissimo sparlotto che chiaramente vado a rilasciare. Adoro gli sparlotti, li pescavo da bambino. Questo sparlotto ingordo si è imbappato la mia renicola, si è anche agganciato molto bene, poverino. Che c'è qualcosa, segnale che c'è pesce in giro, c'è bella attività. Non quella che speriamo, perché speriamo non si tratti solo di sparlotti. Pesce bellissimo, magari qualche orata, le condizioni ci sono tutte. Ora siamo a 3 ore e mezza buone dal culmine di marea e quindi le condizioni per fare qualche pesce vero ci sono e bisogna pescare. Ne approfittavo per parlare di questo primo trave che conosciamo tutti, il long arm. Il long arm può essere fondamentalmente di 2 tipi, può essere scorrevole come nella vecchia tradizione della pesca, può essere basato su un mini trave, che è molto semplice perché basta agganciare il mini trave, ragazzi, a una clip, ecco fatto, e il trave è pronto. Cosa accade?
Vengono proposti nel surfcasting Trabucco 3 tipi di mini trave per 3 dimensioni diverse, quindi la scelta che dobbiamo fare nei mini travi è funzione dei diametri che usiamo. Non possiamo sperare che un mini trave mini lavori con un filo del 30 o del 35, perché la girella non ce la fa ad ammortizzare le rotazioni del filo, quindi è tutto in proporzione. Dovremo prendere i mini travi più grossi quando usiamo diametri più grandi, diciamo da 0,24 in su, gli intermedi 0,20-0,24, sotto quel valore dobbiamo andare sicuramente sui mini travi e ci sono le misure, andatevele a vedere perché è comunque una soluzione molto funzionale. Questo è il long arm. Quanto deve essere lungo? Dipende dallo stato del mare. 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, 1,80 m, mare completamente piatto, distendiamo questo finale. Con il mini trave il concetto è autoferrante, come è accaduto adesso, io non ho visto la mangiata. Uso un leggero raddrizzamento della cima della canna e il pesce era attaccato. Perché è autoferrante? Perché il pesce prende l'esca, si allontana, trova il peso del piombo e gli si conficca l'amo. Se è scorrevole vedremo meglio la boccata. Io preferisco questa soluzione qui. Quando siamo andati a conoscere 2 anni fa i pluricampioni del mondo del Perdigal, squadra spagnola di ragazzi in gambissima, li ho visti pescare con la canna posizionata in questo modo, ovvero con il picchetto in negativo. Ne abbiamo già parlato, vado per coloro che hanno fatto domande al proposito. Il picchetto negativo mette la canna in equilibrio, come potete vedere. Ora cosa accade? È in equilibrio molto instabile ed è la ragione per cui ho visto fondamentalmente la mangiata dello sparlotto prima, perché nel momento in cui la tensione che è causata dalla posizione del piombo viene ad allentarsi, la canna chiaramente va all'indietro e il mulinello per gravità gira, e quando troviamo il mulinello in questa posizione dobbiamo fare altro che andare a recuperare, quindi un avviso visivo molto semplice e molto funzionale. Si tratta appunto di mettere il picchetto leggermente in negativo e tenere, vedete come molla la tensione, lui gira. Chiaramente ci saranno, in presenza di vento, in presenza di onde, un sacco di falsi avvisi, e quindi questa soluzione la usiamo con mare calmo, non certamente nel surfcasting più classico col mare mosso. Oggi evidentemente è la giornata del long range, di lancio a lunga distanza, perché le canne che stanno producendo qualche azione sono le 2 idrogeno orizzonte, le quali sto cercando di lanciare più lontano che posso, perché so che alla fine di questa punta si sviluppa questo buco, eccolo qua che tira, si sviluppa questo buco che insomma potrebbe garantire qualche cattura, come in questo caso, eccolo. Certo, con queste canne destinate alla distanza i lanci inevitabilmente diventano abbastanza meno sensibili di altre canne in 3 pezzi, però la scelta della distanza, come vedete, paga. Quindi tornando al discorso 2 pezzi, 3 pezzi, ecco che in questo momento, rifacendoci al discorso 2 pezzi, 3 pezzi, sono le 2 pezzi che vincono, perché le distanze sono indiscutibilmente superiori. La mormoretta chiaramente piccolina, lo lasciamo andare. Stavo dicendo, è chiaro che le 2 pezzi hanno uno svantaggio, quella è la trasportabilità, e non c'è niente da fare, sono scomode da trasportare. Perfetto. Però, d'altro canto, se vogliamo in certi litorali pescare grandi distanze, faccio l'esempio del litorale intorno a Roma, dove pesco abitualmente. Lì, se non si raggiungono distanze tali da superare la secca, 40-50 metri di buco, secca per 40-50 metri, con l'acqua alta così letteralmente, e poi il buco, bisogna andare oltre, bisogna andare 100, 120, 130, 140 metri e anche di più probabilmente. Se non si raggiungono quelle aree lì, le orate ce le scordiamo, a meno che non ci siano delle situazioni particolari. Ecco lì che saltano fuori la necessità di possedere canne in 2 pezzi. Se peschiamo in un'infinità di altri litorali, vanno benissimo le 3 pezzi, perché mediamente noi peschiamo tra i 20 e i 70-80 metri, e le 3 pezzi sono meravigliose perché sono sicuramente più sensibili, lanciano qualche metro in meno,
ma ci guadagniamo nel piacere della pesca. Dobbiamo solo vedere di adattare la nostra scelta al tipo di acque in cui abitualmente peschiamo. Lancio lungo, lunghissimo, necessario? 2 pezzi, scomode da trasportare, meno sensibili. Pesca in quasi tutti gli altri litorali, 3 pezzi va benissimo, molto sensibili, ottima capacità di lancio, facili da trasportare. Alcuni appassionati hanno chiesto se io come la vedo nei confronti dei droni. Io sono rappresentante dell'International Game Fishing Association che ha sdoganato l'uso dei droni, una cacciata dietro di me mi dice Jonathan, ma questo non significa che io mi senta nel desiderio di usare, quindi per quanto mi riguarda no, io non li uso. Vado a pescare perché voglio avere la mia capacità di lancio, la mia capacità di prendere o non prendere, che dipende dalla mia abilità e dalla fortuna. Chiaramente chi vuole usare il drone, da parte mia il massimo rispetto, lo può usare tranquillamente, non sono certamente io ad avere il potere di giudicare qualcuno, quindi droni sì, droni no, per quanto mi riguarda drone no, ma chi lo vuole usare si diverta con il drone e lo faccia alla grande. Ecco qua, tornando al discorso, ora sto pescando con l'Hydrogen Evoluzione, una canna in 3 pezzi, bellissime performance di lancio, 250 grammi il suo casting range, grande sensibilità, grande piacere nel poter pescare. È chiaro che se peschiamo a distanze compreso tra 0 e 70, 80, 90 metri, anche con mare molto grosso, abbiamo una canna perfetta. Non possiamo chiedere a una canna del genere di fare i 150 metri di lancio, cosa che probabilmente è possibile con le 2 pezzi. Però ora questa canna la sto usando vicino, relativamente vicino, 80-90 metri, e se non altro ho un pesce dall'altra parte che tira e il piacere di recuperarlo grazie all'Hybrid Tip. È un momento particolare perché si vedono cefali in branco, ma si vedono anche un sacco di... Questo ha mangiato sul lamo sotto. Un'ombrinotta, ah, bel pesce. Che bel pesce. Opla. Non male, non male. Ha mangiato sull'americano. Eccolo qua. Bella bestia. Vieni, vieni ciccia. Forza. Punta appena appena. Terminale. Short rovesciato. Guarda che brutta coda che ha però. Questo ha preso un morso da piccola. La butto in acqua, la butto, rimettiamola. Secondo trave di cui volevo parlare è il leggendario short rovescio, molto semplice. Chiaramente il trave madre è dello stesso diametro dello shock leader, nodino in alto e in basso per bloccare il movimento della girella, perfection loop per creare questo cappietto e poi questo bracciolo. In questo caso una metrata, dipende dalla corrente, l'importante è che sia sempre più corto della lunghezza del piombo. Ok, in questo caso ho un trave del 50, un bracciolo del 22, si lancia bene, condizioni di mare, mare formato, non troppo adatto al mare calmo, a meno che come oggi non ci sia una corrente piuttosto forte. Va lanciato in modo che si distenda sulla corrente, va recuperato lentamente, altrimenti il rischio di trovarlo aggrovigliato. Questo vale comunque per tutti i travi che usiamo. Siamo a 2 ore e mezza dal culmine di marea, si sta alzando leggermente il mare come da previsioni. E ora cerco di intensificare al massimo l'azione di pesca, controllando il più possibile con frequenza le canne. Ho visto i risultati, tranne un pesce arrivato sul canolicchio, tutti gli altri sono arrivati sugli anelidi, quindi americano e renicola, e ovviamente controllo e continuo a pescare in quella direzione a finire l'esca. Sto pescando lontano, devo lanciare lontano perché sotto con la canna a doppio flotter non abbiamo visto niente, nonostante tanti cefali. Cos'è? Ah, uno.
Oh, l'ennesima ombrinetta, tutte della stessa taglia, servirebbe la mamma di queste. Oggi ne abbiamo prese già diverse, rilasciate diverse tra l'altro, compresa questa ovviamente. Servirebbero un po' più grandi per poterle tenere. Va bene, la slamo e la lascio andare. Abbiamo parlato di mini travi, disponibili in 3 versioni, la large, la medium e la small. Ora io sto utilizzando la medium che manca in questa scatolina, sono tutti quanti montati sulle canne. Come scegliere e come utilizzarli? Ovviamente la small è adatta a travi molto leggeri, situazioni di pesca tipo il beach leggering, diciamo diametri del finale che possono avere al massimo lo 0,22, non oltre, le dimensioni del girello sono molto piccole, la struttura è molto piccola e minuta, quindi situazione di mare calmo. Andiamo sulla medium, una giornata come oggi, con un po' di mare che si sta formando, braccioli lunghi 22, 24, 26, la large decisamente per diametri un pochino più grandi, quindi dal 22 a salire fino al 28. Oltre questo diametro non ha senso praticamente usare il long arm perché il mare comincia a essere troppo grosso e in certe situazioni di mare troppo grosso lo stesso 0,26 0,28 vanno in difficoltà, quindi conviene usare le fini un pelino più grandi. Mini trave. Per i finali la scelta mia personale è obbligata, FC 403, diametri quasi sempre tra il 22 e il 24. Se il mare è veramente calmo e sto pescando a distanze ravvicinate scendo al 20, raramente al 18, mi sembra di fare un'altra pesca che non sia il surcasting o la pesca dalla spiaggia. Affidabilissimo, resistente all'abrasione, rigido quel tanto che basta a non aggrovigliarsi anche nelle situazioni di mare formato. Braccioli un pochino più lunghi grazie alle caratteristiche dell'FC 403. Per quanto riguarda invece gli ami, anche qua gran parte della pescata oggi si è svolta con anellidi, quindi arenicola e americano, con una puntata anche sul cannolicchio e il coreano. Le 3 misure che ho scelto di usare sono il 4, il 6 e l'8. L'8 per quanto riguarda i pop-up, il 6 per quanto riguarda l'arenicola, il 4 per l'americano e il cannolicchio. Con queste 3 soluzioni abbiamo completamente coperto tutte le esigenze di una pescata come quella odierna. Ho accoppiato all'Hydrogen Orizzonte il Dweller, ultimo nato in casa Trabucco, che è molto fluido, ci si lancia molto bene, si fa a distanza. L'ho caricato con lo 0,22, l'imbobinamento è perfetto, spire incrociate, è un mulinello facile da usare, comodo, il pesce qua sotto, eccola che si difende, andiamo a vedere cos'è. Opla, è una ombrina, un'altra ombrina. Oggi è la giornata dell'ombrina, questa è un po' più piccola dell'altra, ho perso il conto di quante ne ho prese, ma ne ho prese diverse. Peccato che non arrivano quelle grandi, ma forse non ci sono neanche le condizioni meteorologiche per quelle un pochino più grandi. Il mare ormai si è calmato un po' troppo, però confidiamo nel momento di marea e vediamo un attimo cosa riusciamo a fare se dovesse arrivare quella grande. Alla fine viene fuori una pescata piuttosto ricca di catture, niente di particolarmente importante, ma se non altro abbiamo avuto tanta azione. Questa è venuta sullo short rovesciato, taglio, lascio andare, piccolina, non ne vale la pena. Abbiamo avuto un sacco di catture, mormore, sparlotti e ombrine, tante ombrine. E non è detta l'ultima perché la marea deve ancora arrivare, il culmine di marea, quindi finché non siamo in quella zona insistiamo con esche sempre più grosse e con continuità. Questa è venuta sui 70-80 metri, evidentemente il pesce comincia ad avvicinarsi, perché tutte le altre sono venute solo sulle canne a lunga distanza. Finalmente la canna con i floater
ha fatto il suo lavoro. Oh, bene, bene, bene. Era ora. Mi stavo domandando come mai non ci fossero queste visitatrici di primavera. Lecce Stella piccoline, arriveranno anche le grandi, ma almeno insomma anche con il doppio short rovesciato, con i floater, abbiamo avuto un risultato. E quindi oggi abbiamo preso pesci praticamente con tutti i travi. Vai! Opla! Jonathan non c'ha più voglia di filmare, lo capisco anche. Vabbè, abbiamo tanto faticato e oggi ce la siamo anche meritata. Una bella mangiata, ora sto pescando su questa canna il doppio floater, quindi mi immagino col doppio floater che ci siano delle lecce stella, a giudicare dagli scrolloni che ha dato sulla canna. Magari cominciano ad essere un pochino più belline. Siamo praticamente al culmine di marea e quindi ci sta. Se sono arrivate anche loro ci si diverte. È una sola ma forse più bella. E guarda come corre sulla corrente. Sì, decisamente più bellina. Cominciamo a ragionare adesso, Questa è la taglia delle lecce stella in primavera. Queste ci aspettiamo, bellissime. Viva! Una gran bella pescata adesso alla fine dei conti. Cari amici, siamo arrivati ai saluti di questa terza puntata di Surfcasting Academy. Una bella pescata alla fine. Abbiamo trovato un mare calmo con un po' di risacca sotto, torbido. Abbiamo avuto modo di parlare di canne 2 pezzi, canne 3 pezzi, scelta dei travi, andare su travi doppi, singoli, short, long arm. Alla fine qualche pesce è arrivato, anzi decisamente ne sono arrivati diversi. Niente di importante, ma questa è la pesca. Ci abbiamo provato in tutti i modi e quello che è arrivato è arrivato. Un sacco di ombrine, qualche mormora, delle belle lecce stella, finalmente hanno fatto capolino, le aspettavo con ansia perché comunque al di là del fatto che si rilasciano sono sempre pesci divertenti. Vediamo le prossime puntate se riusciremo a ritrovare qualche bella onda. La stagione calda sta arrivando, purtroppo sta arrivando anche la stagione dei divieti, perché questo tecnicamente dovrebbe essere l'ultimo giorno o uno degli ultimi giorni prima dell'inizio della stagione balneare. Va bene, vedremo quello che possiamo fare. Intanto vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento, alla prossima puntata di Surfcasting Academy.